Non so voi, ma io ho sempre invidiato gli eletti. Gli eletti sono quelle persone che nascono con una vocazione. Sono quelle persone che quando hanno 15 anni ne hanno già 10 di esperienza, perché a sentire loro, a 5 anni avevano già capito cosa volevano fare. E quando ne parlano rimani così tanto a bocca aperta che quasi non ti accorgi che quando smettono di parlare non è perché hanno effettivamente finito, ma perché si accorgono che stai sbavando. Beh, la reazione è anche giustificata, perché quando ne parlano riescono proprio a trasmetterti quel senso di trascendenza che hanno vissuto, quella sensazione, mai provata, di essere stati folgorati dall'illuminazione, quella sensazione, mai provata, di aver ricevuto in dono il senso della propria esistenza. Tu sei nato per fare il dottore e salvare vite. Cazzo, sentite come suona bene? E poi lo chiedono a te. E tu per che cosa sei nato? Beh, con tutto il rispetto per la domanda in questione, che sicuramente risulta molto ficcante e incisiva, e di questo me ne complimento, sinceramente credo che non sia né saggio né opportuno limitarsi a definire la propria individualità con l'insieme di talenti e attitudini che essa porta con sé, nell'ottica di svolgere un unico mestiere che a sua volta è il prodotto dell'evoluzione culturale dell'uomo e delle regole sociali da essa derivate. Idee ancora poco chiare? Please don't make my baby cry. Adesso capite perché l'invidio. Sia chiaro, in senso buono, perché ricordatevi che l'invidia è il peggiore dei sentimenti che si possono provare. Soffiare sulle candele degli altri non renderà mai le vostre più luminose. Interessante. Non tutti siamo stati così fortunati da acquisire subito consapevolezza del nostro spazio sulla Terra, ma dopo anni di esperienze e riflessioni sull'argomento, voglio condividere con voi il mio parere a riguardo. Ognuno il proprio orologio. Siamo 7 miliardi di persone, ognuno con i propri tempi e le proprie peculiarità. Vivere la tua vita tenendo sotto controllo i tempi altrui non ti permetterà di vivere meglio, anzi ti porterà tanto di quello stress che solo metà già potrebbe bastarti. Non ha importanza se vedi persone più giovani di te già con figli, o se scopri che ci sono persone che hanno raggiunto il successo 15 anni prima di te. La realizzazione personale non può essere vissuta come una competizione contro gli altri, perché non tutti partiamo dalla stessa linea di fondo. Il fatto che qualcuno abbia raggiunto prima di te qualcosa per cui tu stai ancora lottando non fa di loro persone migliori di te, o perlomeno non necessariamente. L'esperienza di vita di ogni uomo è così unica e particolare che non ha senso paragonare i propri risultati con quelli degli altri, perché le condizioni con cui sono stati raggiunti non potranno mai essere le stesse per tutti. Parti da quello che non ti piace fare. È molto difficile sapere a priori se una cosa ti può piacere o meno, se prima non la provi a fare. Iniziando a fare esperienza ti renderai conto di tante cose che non ti piacerà fare e che ti lasceranno un feedback che inconsciamente utilizzerai anche per scegliere le nuove esperienze da fare, con una più alta probabilità di trovare quella che ti piacerà. Dunque non porti troppe limitazioni sulle esperienze da provare, perché anche quelle che non ti piaceranno ti sapranno insegnare qualcosa. Per intenderci, la vita è come il maiale, non si butta via niente. Chi si ferma è perduto. L'unico modo per sapere che cosa vuoi fare è fare. Non ha senso sprecare tempo a pensare a che cosa si vuole fare senza fare qualcosa nel mentre. È necessario che siate proattivi, sempre ben disposti a provare nuove esperienze, in maniera consapevole e ragionata, ma dovete provarne più che potete senza mai fermarvi. Prediligete sempre le esperienze che vi possano insegnare qualcosa che ancora non conoscete o non sapete fare. Andate là fuori e sbizzarritevi. Whatever you want, whatever you like. Acquisisci consapevolezza dei tuoi talenti. Dopo aver provato tante cose ed esserti reso conto di quello che non ti piace fare, avrai acquisito l'esperienza per capire che cosa ti piace fare e soprattutto che cosa ti riesce meglio. A un certo punto della vita però devi mettere in bilancia le cose che ti piace fare con quelle che ti riescono meglio. Facciamo un esempio pratico. Un bel giorno ti svegli e decidi che vuoi diventare uno sviluppatore. Inizi a studiare e a smanettare tutto il giorno con i codici e dopo un po' di tempo passato a dedicarti alla materia, magari vieni pure assunto in un'azienda IT. Ce l'hai fatta, grande cazzo! Ora è il tuo lavoro, quindi passi molte ore in azienda a confrontarti con i tuoi colleghi sviluppatori su chi abbia il backspace più lungo a fine giornata. Inizi a renderti conto che la maggior parte dei tuoi colleghi è più portata di te, ci arriva prima o è in grado di trovare soluzioni migliori ai problemi. Tu però, rispetto a tutti gli altri, anche se dentro di te sei un nerd, non sembri nerd. Anzi, sembri quasi un figo. Sei gentile, hai un'ottima padronanza di linguaggio e comunichi con le persone in maniera efficace. Sarà un caso che il capo porta sempre te a parlare con i clienti, oppure forse è un talento naturale che magari ora è ancora nella sua forma grezza e che come una lucciola brilla solo a intermittenza. Certo, non è quello che sognavi di fare, ma magari ti rendi pure conto che effettivamente non ti dispiace poi così tanto gestire i rapporti con i clienti.
In ogni caso la scelta è sempre personale e dipende dalle tue priorità. Ma se decidi di rimanere uno sviluppatore senza lode e senza infamia, sappi che le possibilità di carriera saranno molto limitate, visto la mancanza della naturale inclinazione. Nel secondo caso invece chissà, magari potresti diventare il direttore commerciale, con responsabilità e gratificazioni, economiche e non, sicuramente di tutt'altro livello. Investi nei tuoi talenti. Una volta che hai acquisito consapevolezza sui tuoi talenti, punta su questi e non più su cose che non sai fare o in cui sei meno bravo. In questo momento della vita, infatti, non sei più alla ricerca di quello che ti piace fare, per cui non ha senso sprecare energie in attività diverse da quelle che abbiamo già provato e che sappiamo riuscirci meglio. Adesso arriva il momento di specializzarsi e decidere in che cosa dedicarci anima e corpo. Diventa il migliore. Adesso non resta altro che diventare il migliore in quello che hai deciso di fare. Se hai optato per fare una cosa che ti piace e che ti riesce pure bene, a questo punto i risultati saranno esclusivamente determinati dal tuo impegno e dalla tua costanza. Perché quando meno te l'aspetti, scopri che We are the champions, my friend.